Buongiorno Andrea e benvenuto nel nostro caffè. Buongiorno a te e a tutti. Allora, oggi parliamo di un argomento che devo dire tu mi hai proposto che mi intriga molto, che è il tema del futuro e delle speranze che possiamo riporre nei farmaci psichiatrici, negli psicofarmaci. Ma, come dire, per fare un ragionamento che non sia un minestrone, che poi chi ci ascolta rischia di confondersi, divideremo l'argomento per puntate. E in questa puntata vorrei che tu ci parlassi, aiutassi un po' a capire qual è secondo te il futuro della psicofarmacologia, della psicosi, della schizofrenia, cioè degli antipsicotici, per capire dove stiamo andando, data l'importanza, io dico, assoluta di individuare delle terapie che funzionino bene e che diano il meno possibile di effetti collaterali, perché poi il tema in psichiatria è sempre questo. Vogliamo cominciare un po' a parlarne? Illuminaci. Sì, con piacere. Dunque, per quanto riguarda il trattamento della psicosi in generale e della schizofrenia in particolare, è sempre più chiaro che la psicoterapia deve essere integrata con tutti gli opportuni interventi di riabilitazione. Si va dalla riabilitazione cognitiva, cognitive remediation, a riabilitazione intesa più nel senso di reintegrare il paziente nella società, metterlo in condizioni di lavorare, di avere una casa, di avere una famiglia, ma che la parte farmacologica è comunque fondamentale, non alternativa, ma altrettanto fondamentale delle altri interventi. Quindi sempre di più si riconosce l'importanza della componente di un adeguato trattamento farmacologico della schizofrenia e sempre di più si vede la schizofrenia come una malattia che da una parte è cronica, cioè è difficile trovare un paziente che guarisce completamente dalla schizofrenia nel senso di dimenticarsi della riabilitazione, della psicoterapia, dei farmaci, delle visite di controllo, di tutti gli interventi che questi pazienti ricevono. Qualcuno ci riesce, ma sono davvero pochi, ma contemporaneamente è possibile concettualizzare una guarigione dalla schizofrenia intesa come periodi lunghissimi senza sintomi, periodi con una buona qualità di vita, periodi con un buon funzionamento e periodi con un adeguato benessere fisico. Questa parte del funzionamento, qualità di vita, benessere fisico è sempre più fondamentale. Noi in passato ci siamo comprensibilmente occupati soprattutto del trattamento dei sintomi positivi della schizofrenia, deliri, allucinazioni, agitazioni, che chiaramente devono essere trattati e trattati in modo adeguato, ma sempre di più guardando alla schizofrenia come una malattia che almeno per ora accompagna i pazienti tutta la vita, si presta attenzione anche alle altre componenti, per esempio la componente sui sintomi fisici non prescinde dal fatto che il 50% degli schizofrenici muoiono per malattie cardiovascolari, muoiono 20-30 anni prima della popolazione generale, raramente arrivano a 90 anni, a 100 anni, come invece tanti pazienti, tante persone della popolazione generale arrivano. Si calcola per esempio che la mortalità cardiovascolare sia 450% più alta nei pazienti con schizofrenia rispetto alla popolazione generale, rischio di insufficienza renale, rischio di diabete è circa 6-7 volte superiore rispetto alla popolazione generale, eccetera. Quindi noi vogliamo trattare i nostri pazienti, vogliamo trattare i sintomi più classici della schizofrenia come i sintomi positivi e i sintomi negativi, ma dobbiamo anche tutelare la salute fisica, dobbiamo tutelare la capacità di funzionamento, dobbiamo tutelare la qualità di vita. Ecco perché per la parte farmacologica sempre più si guarda a farmaci che sono disegnati più per la terapia di mantenimento che per la terapia acuta, per la terapia di prevenzione delle ricadute piuttosto che per la terapia fatta in pronto soccorso, perché le terapie in emergenza ce le abbiamo, i farmaci vecchi sono ancora eccellenti come farmaci di emergenza. Il tanto bistrattato aloperidolo, se viene usato in formulazione intramuscolare per 3 o 4 giorni, non ha equivalenti come farmaci, neanche la stessa clozapina è in grado di dare in 3 o 4 giorni quello che dà l'operidolo in formulazione iniettiva e per questo ancora lo usiamo. Il problema
non è usare un farmaco come aloperidolo, come antipsicotici di vecchia o nuova generazione utilizzati per la fase acuta per 3, 4, 5, 10 giorni. Il problema nasce dalle strategie di passaggio poi per le terapie di lungo corso da questi farmaci a farmaci che siano sostenibili nel lungo periodo, sia come efficacia non solo su quei sintomi che portano i nostri pazienti, la maggior parte a un pronto soccorso, cioè deliri, allucinazioni, agitazione, disorganizzazione, ma efficaci anche sui sintomi cognitivi, sui sintomi depressivi, sui sintomi negativi, sulla capacità di funzionamento, sulla qualità di vita e sulla possibilità di mettere il nostro paziente in grado di tutelare e migliorare la sua salute fisica, piuttosto che invece, come alcuni farmaci purtroppo fanno, oltre a non metterlo in queste condizioni, comportano dei problemi associati direttamente alla terapia farmacologica. Per questo motivo i nuovi farmaci guardano sempre di più alle terapie di prevenzione, guardano sempre più alle terapie di mantenimento. Alcuni di questi farmaci sono già disponibili negli Stati Uniti, altri lo saranno presto e spero lo saranno presto anche qua da noi in Italia, ma sono farmaci che vanno in linea con gli ultimi che abbiamo visto e che sono da intendersi come molecole che possono essere usate anche in fase acuta nei pazienti che non siano gravissimi, ma sono soprattutto disegnati per la fase di mantenimento, per la fase di prevenzione che poi rappresenta il 90% del trattamento per un paziente che sia trattato bene con schizofrenia, perché al primo episodio rispondono quasi tutti. Al secondo episodio il numero di pazienti resistenti aumenta, al quinto, sesto episodio purtroppo si è già persa tante delle possibilità che abbiamo di garantire la guarigione ai nostri pazienti, intesa non come scordarsi completamente di quello che i servizi di salute mentale possono offrire, compreso un trattamento farmacologico, ma soprattutto intesa come periodi lunghissimi, se possibile infiniti, senza sintomi acuti, periodi con buon funzionamento, con buona qualità di vita e con ottima tutela della salute fisica. Quindi se vuoi e vi interessa, ora sento prima se hai delle domande. Sì, io volevo chiederti di avere un pochettino delle anticipazioni e delle speranze, ma anche di capire se questi nuovi farmaci, come dire, hanno delle vie nervose diverse, cioè se sono stati individuati dei meccanismi d'azione alternativi a quelli, diciamo, dei farmaci tradizionali, perché anche questo è un elemento che mi sembra importante. Ti prego, parla un pochettino delle speranze che abbiamo. Certamente lo faccio e con piacere parlo anche delle diverse vie di azione, tenendo appunto presente questo, perché molto spesso a me, come a tanti colleghi, immaginano, scrivono pazienti e loro parenti che sono disperati in attesa di nuovi farmaci. Di solito sono i pazienti più gravi, i pazienti più cronici, quindi quello che io premetto è che per il momento, salvo alcune terapie di cui parlerò e sono soprattutto immunoterapie per alcuni sottotipi di schizofrenia, possono portare anche alla guarigione attraverso un trapianto di midollo, ma siamo sempre all'inizio di questo tipo di studi, così come tutti gli studi su anticorpi monoclonali contro alcuni fattori immunitari, con l'idea di modulare l'attività del sistema immunitario. Anche questo per un numero limitatissimo di pazienti potrà portare dei miracoli, ma siamo ancora in fase sperimentale. I farmaci che hanno già passato la fase 2 e la fase 3 di trattamento e sono già pronti o quasi pronti per essere approvati non sono purtroppo farmaci per la schizofrenia resistente, sono farmaci che prevengono la schizofrenia resistente intervenendo soprattutto nella fase di mantenimento, che è quando i nostri pazienti molto spesso interrompono quei farmaci che hanno usato in fase acuta, oppure se li continuano quei farmaci in fase acuta non sono in grado di dare quel miglioramento nel funzionamento, qualità di vita, tutela della salute fisica, sintomi negativi, sintomi cognitivi, sintomi depressivi. Quindi andiamo a vedere questo meccanismo di azione, quelli che sono i nuovi farmaci, ma soprattutto teniamo presente, e lo dico questo per i colleghi, ma soprattutto se ci ascoltasse anche qualche paziente o familiare, che purtroppo
non sono farmaci che rivoluzioneranno il trattamento della schizofrenia resistente. Ad oggi per la schizofrenia resistente il miglior farmaco rimane ancora la clozapina, ma possono prevenire il decorso verso la resistenza di molti pazienti con schizofrenia. Quello che è già in uso in alcuni paesi del mondo e che può darsi che arrivi anche in Italia, ad esempio, è l'umateperone. L'umateperone è un farmaco un po' diverso come meccanismo di azione perché ancora agisce come antagonista al recettore dopaminergico come tutti gli antipsicotici che non siano agonista parziale, D2 post-sinaptico, però è interessante perché la maggior parte degli antipsicotici per funzionare come antidopaminergico devono occupare almeno il 70-80% dei recettori post-sinaptici, mentre l'umateperone ai dosaggi efficaci occupa solo il 40-50% massimo e questo deriva dal fatto che questo farmaco ha anche un'attività di agonista parziale sui recettori D2 presinaptici, quindi riduce un po' il rilascio di dopamina e quindi è un po' più un bilanciatore della dopamina di quanto non sia esclusivamente antagonista. Inoltre è un farmaco che è un inibitore della ricaptazione della serotonina, ha un'attività di modulazione sul sistema glutamatergico attraverso un'attività indiretta sul recettore NMDA glutamatergico e attraverso queste attività di inibitore del trasportatore della serotonina, di antagonista al recettore 5-HT2A, di modulazione del recettore NMDA e quindi del sistema glutamatergico in aggiunta alla proprietà antipsicotica più classica ha anche attività procognitive, attività di stabilizzazione dell'umore, attività antidepressiva e di conseguenza attività su tutti quei sintomi di cui abbiamo parlato prima, tanto è vero che probabilmente sarà approvato anche per la depressione bipolare o comunque probabilmente per il lungo termine del trattamento del disturbo bipolare in aggiunta a farmaco approvato per la schizofrenia. Un'altra interessante evoluzione nasce dalla combinazione tra un vecchio farmaco, l'olanzapina, che come farmaco antipsicotico non c'è niente da dire perché oltre a essere antipsicotico stabilizza l'umore, è anche ansiolitico, è anche ipnotico, è anche antiagitazione, combinato con un antagonista al recettore mu degli oppioidi, con anche un'attività di agonista parziale al recettore K e delta sempre degli oppioidi, quindi un farmaco che agisce come modulatore del sistema degli oppioidi, che è il samidorfan. Quindi c'è un farmaco che nasce dalla combinazione di olanzapina e samidorfan che permette di utilizzare i vantaggi dell'olanzapina aggiungendo il modulatore del sistema degli oppioidi si riesce a bloccare il rinforzo del piacere che deriva da una ingestione eccessiva di cibo. Quindi questo serve l'associazione del samidorfan a ridurre gli effetti collaterali metabolici di olanzapina. Sono stati già completati trials che dimostrano il mantenimento dell'efficacia antipsicotica di olanzapina, ma contemporaneamente una netta riduzione nell'aumento di peso di olanzapina. Per esempio uno degli studi a 6 mesi di questo farmaco, olanzapina più samidorfan verso olanzapina da sola, 30% dei pazienti con olanzapina sono aumentati di peso più del 10%, mentre invece nella combinazione olanzapina-samidorfan circa la metà sono aumentati di peso, quindi riduce del 50% il rischio di aumento di peso dell'olanzapina. Quindi in questo caso nasce come associazione e di nuovo si vede come si va a dare una maggiore attenzione sulla tollerabilità e sugli effetti collaterali. Un altro farmaco molto interessante, e questo va su un sistema recettoriale completamente diverso perché è quello colinergico, è un farmaco di nuovo che nasce da un'associazione di xanomelina e trospium. Nasce, diciamo, questo farmaco addirittura dal 1957. Notarono che un agonista muscarinico, la recolina, aveva chiare attività antipsicotici. All'inizio lo videro nei ratti, ma poi videro anche negli uomini
che questa recolina scrivevano induce intervalli lucidi nella schizofrenia, quindi aveva chiare capacità antipsicotiche. Questo eravamo al 1957, se ricordo bene. Successivamente, siccome davano parecchi effetti collaterali, questi farmaci procolinergici, non fu portata avanti questa linea di ricerca, ma nel 1992 si rifocalizza l'attenzione su un altro farmaco procolinergico, appunto la xanomelina, che però veniva sintetizzato per la disfunzione cognitiva nei pazienti con demenza Alzheimer. Quindi questo farmaco non ha niente a che fare con il recettore dopaminergico D2, ma mentre lo studiavano, un farmaco procolinergico per cercare di controbattere, di combattere la disfunzione cognitiva nell'Alzheimer, studiando questo videro dei risultati inaspettati, videro che si aiutava un po' sul versante cognitivo nell'Alzheimer, ma soprattutto aveva dei significativi miglioramenti, peraltro dose dipendente, in sintomi psicotici che si vedevano nell'Alzheimer. Quindi diminuivano nettamente i vocalizzi, diminuiva la sospettosità, diminuivano i deliri, diminuiva l'agitazione, diminuivano le allucinazioni. A quel punto cominciarono a studiare la xanomelina anche per la psicosi e quello che videro, cominciarono a fare degli esperimenti su modelli nei ratti della schizofrenia, videro che c'era un netto miglioramento dei comportamenti nei ratti che potevano essere assimilati alla psicosi, soprattutto ascrivibili all'agonismo ai recettori M1 e ai recettori M4. Venne quindi fatto un primo studio in pazienti con schizofrenia e videro un chiaro miglioramento dei sintomi psicotici, compresi anche i sintomi cognitivi. Questo era uno studio iniziale, uno studio di fase 2, quindi pochissimi pazienti per vedere la tollerabilità e contemporaneamente anche dare un'occhiata all'efficacia con solo 20 pazienti, 10 con placebo e 10 con xanomelina. Videro un chiaro miglioramento nei sintomi della schizofrenia, ma purtroppo videro anche tutti gli effetti collaterali che derivavano appunto da questa stimolazione colinergica. 70% dei pazienti riportava nausea, 60% riportava vomito, 70% fastidio gastrointestinale, 30% sudorazione ed erano effetti collaterali molto molto fastidiosi. Quindi si trattava di abbandonare di nuovo il farmaco per problemi di tollerabilità, ma qui hanno avuto, questo più recentemente, un'ottima idea, che era quello di associare alla componente colinergica centrale della xanomelia un anticolinergico periferico. Quindi hanno cercato un farmaco anticolinergico che non passasse bene la barriera ematoencefalica, perché se io davo un colinergico e poi un anticolinergico nel cervello vanificavo semplicemente gli effetti. Ma siccome volevo nel cervello avere proprietà procolinergica, perifericamente non avere troppi effetti collaterali colinergici, allora trovarono la soluzione associando xanomelina e trospium. Il trospium è un composto di ammonio quaternario che ha un atomo di azoto che è caricato, quindi non passa la barriera ematoencefalica bene, e quindi in questo caso il trospium perifericamente di fatto fa da antidoto agli effetti procolinergici di xanomelina, perché trospium è anticolinergico, ma non passando la barriera ematoencefalica lascia lavorare in pace la xanomelina dentro il cervello. Dal punto di vista recettoriale, quindi, gli effetti clinici derivano dalla xanomelina, che è un farmaco che ha un'affinità alta per praticamente tutti i recettori colinergici da M1 e M5, ma l'attività intrinseca, cioè cosa fa sul recettore, è particolarmente alta per il recettore M1 e per il recettore M4. Questi sono recettori molto importanti. M1 è soprattutto post-sinaptico, M4 è prevalentemente presinaptico ed è un recettore inibitorio, ma insomma non voglio complicare troppo le cose, ma da un punto di vista poi di processi farmacodinamici attivati dopo la stimolazione dei recettori M1 e dei recettori M4, c'è tutta una cascata che porta attraverso l'attivazione della via ventrale tegmentale e tutta una serie di processi che finiscono anche questo
con ridurre il rilascio di dopamina, sempre nell'area ventrale tegmentale e in tutte le proiezioni che ne derivano, e ad avere una attività antipsicotica abbastanza forte, con ottime capacità anche nel controllo non solo dei sintomi positivi e negativi della schizofrenia. Ci sono stati 3 studi fortemente positivi sull'efficacia, sul punteggio della scala dei sintomi positivi e negativi della schizofrenia, studi randomizzati controllati con placebo, buona tollerabilità, sempre con un 20% dei pazienti con nausea, ma nausea abbastanza leggera, stesso discorso vomito, e comunque siamo lontani dal 70% di nausea severa, ma soprattutto ottima efficacia anche sui sintomi cognitivi, soprattutto sui pazienti che erano già molto compromessi dal punto di vista della disfunzione cognitiva. Se vuoi un piccolo riferimento anche ad altre terapie non... Quello che mi incuriosiva, sì, ti confesso che ho una curiosità che mi colpisce molto, perché io ho la fantasia personale che quello sia il futuro della medicina, che è il discorso che hai accennato degli anticorpi. Cioè io credo che, anche se mi rendo conto che l'hai detto, ma lo capisco, siamo ancora un po' lontani, però io vorrei capire le basi su cui si può costruire una terapia con questi farmaci che, per esempio, nell'ambito tumorale hanno fatto, va detto con chiarezza, miracoli rispetto anche a un recente passato. Ecco, puoi farci capire su che basi ci si muove in questo territorio di confine, magari in cui non c'è una speranza immediata, ma in cui ci sono delle speranze future? Sì, sì, con piacere. Dunque, come per la maggior parte degli psicofarmaci, le migliori idee sono nate per serendipiti, quasi per caso. Qui quello che è successo, e ci sono degli interessantissimi case reports che sono pubblicati, verificati, esaminati da reviewers e dai giornali, quindi non sentito dire che magari non corrisponde alla realtà. Sono descritti in letteratura casi di pazienti, per esempio, soprattutto casi di pazienti con leucemia che hanno bisogno di trapianto del midollo, quindi un completo trapianto del sistema immunitario. E quindi, per esempio, c'è il caso di un uomo con leucemia che riceve trapianto di midollo, l'unico donatore compatibile era il fratello con una schizofrenia. Quindi l'uomo già in età abbastanza avanzata, quindi se doveva sviluppare una schizofrenia anche lui a quel punto l'avrebbe sviluppata, sviluppa una leucemia, ha bisogno di trapianto di midollo da parte del fratello che aveva una schizofrenia, il fratello dona il midollo, si fa il trapianto e dopo il trapianto anche il primo prende la schizofrenia, come se fosse stata trapiantata trapiantando il sistema immunitario. Da capire se è stato traspiantato un agente infettivo o è stato trapiantato un sistema di autoimmunità o malfunzionamento del sistema immunitario che ha portato poi alla schizofrenia. Molto spesso autoimmunità e infezioni sembrano due cose opposte, in un caso un sistema funziona troppo, in un caso funziona poco il sistema immunitario, ma in realtà le condizioni sono molto simili, perché un sistema immunitario, per esempio, che funziona troppo su alcuni agenti presenti nell'intestino, microbiota, microrganismi, funghi e tantissimi altri agenti microbici che noi non si conosce nemmeno, permette ad altri di svilupparsi. Ricordiamoci che noi abbiamo 10 volte più microrganismi nel nostro corpo di quante cellule abbiamo. Il numero dei microrganismi nel nostro corpo è superiore al numero di cellule, quindi non è una questione di favorire o meno certe colonie di microrganismi rispetto che altre, ma di alterare o meno un certo bilancio. Quindi una prima osservazione sul ruolo del sistema immunitario, del sistema infettivo, di microrganismi, di modulazione dell'immunità nella schizofrenia in alcuni pazienti, nasce da studi come questi che vedono che trapiantando il midollo di un paziente con schizofrenia si rischia di trapiantare anche la schizofrenia. Ma d'altronde c'erano anche osservazioni. Noi sappiamo per esempio che un bambino che nasce da una madre che ha avuto la toxoplasmosi durante la gravidanza ha 600% di rischio in più della popolazione generale di sviluppare schizofrenia. Stesso discorso per la rosolia.
550% di rischio in più per i bambini che nascono da madri che sviluppano la rosolia durante la gravidanza di sviluppare la schizofrenia. La stessa influenza durante la gravidanza raddoppia il rischio di schizofrenia, che passa dallo 0,6-0,7% all'1,2-1,4% della popolazione tra i bambini che nascono da madri che hanno avuto un'influenza durante la gravidanza. Ma ancora più entusiasmanti sono alcuni case reports, per esempio uno che veramente lascia grandi speranze, in cui un paziente con schizofrenia resistente, trattato con tutti gli antipsicotici possibili e immaginabili, non rispondeva o rispondeva male, sviluppa anche una leucemia. Quindi questo povero paziente aveva una schizofrenia resistente e una leucemia. Riceve un trapianto di midollo da parte del fratello che non aveva schizofrenia e con questo trapianto del midollo è completamente guarito dalla schizofrenia senza ulteriori necessità di uso di antipsicotici. Quindi in questo caso un paziente ammalato trapiantando un midollo che funzionava, un sistema immunitario che funzionava, si risolve la schizofrenia. Questo purtroppo non significa che questo risolverà la schizofrenia in tutti i pazienti o che tutti i pazienti con schizofrenia possano andare a fare un trapianto di midollo per curare e migliorare la schizofrenia, ma ci sono alcuni sottotipi di schizofrenia che hanno una grossa componente immunitaria che in futuro potranno beneficiare di farmaci che modulano il sistema immunitario come gli anticorpi monoclonali. Se voi guardate su clinicaltrials.gov, ci sono tutta una serie di studi nelle psicosi su questi anticorpi monoclonali che finiscono la parola con MAB, AB vuol dire antibodies, quindi quando c'è un farmaco che finisce con AB, AB vuol dire antibodies, nella maggior parte dei casi anticorpi sono farmaci anticorpali. Sono in fase di studio per molte delle nostre malattie questi immunomodulatori, siamo sempre all'inizio, ma io credo che alcuni sottotipi di psicosi, ma anche di altre malattie, potranno essere curati attraverso la modulazione del sistema immunitario grazie a questi anticorpi monoclonali. Ecco, io volevo farti l'ultima domanda, tornando all'inizio del tuo intervento, che mi è sembrato quello più significativo, perché abbiamo parlato, lo dico per chi ci ascolta e lo ribadisco come pensiero che è anche mio, abbiamo parlato in questa puntata di farmaci, ma tu hai detto che i farmaci sono un pezzo di un intervento ben più complesso che è fatto anche di interventi non psicofarmacologici, e questo credo che vada detto proprio in una puntata come questa dove abbiamo parlato di farmaci. Ma in questo senso io vorrei che tu concludessi commentando una frase che ho trovato e che ti leggo. C'è uno scrittore che è diventato molto famoso in questi anni, che si chiama Daniele Mencarelli, che ha scritto un bel libro da cui è tratto anche una serie di Netflix che si intitola Tutto chiede salvezza e che riguarda una storia sua autobiografica di un ricovero in SPDC. Per chi non lo conoscesse, è un libro, una serie che merita di essere vista. Ma quello che mi ha colpito è la dedica finale che fa, finito il romanzo, a chi deve, come si usa nei romanzi, no? Ringrazio. Ecco. E il primo gruppo di persone a cui dedica il suo libro è, te lo leggo testuale, ai medici in ogni angolo del mondo che mettono la scienza in mano al cuore. Ecco, io l'ho trovata una frase bellissima che vorrei, oggi che abbiamo parlato di psicofarmaci, tu commentassi, Andrea. Sì, sicuramente è una frase dolce e affascinante. Bisogna tenere presente che naturalmente la scienza viene applicata sulla vita delle persone, che è indispensabile rispettare e cercare sempre la persona che è dietro a tutte le nostre malattie. Se da una parte io ho sempre sostenuto che la psichiatria sia una parte fondamentale della medicina, che le nostre malattie non sono per niente diverse dalle altre malattie. Per esempio, pensiamo ai tumori. I tumori nascono da una predisposizione genetica a un certo tumore.
Chiaramente se io ho una predisposizione fortissima per il tumore al polmone, svilupperò il tumore al polmone anche se non fumo sigarette, non mi espongo ad ambienti inquinati, non ho un'alimentazione errata. Se però succede, come nella maggior parte dei casi in cui c'è una certa predisposizione, ma non totale, ci saranno degli eventi esterni, ambientali, sviluppo, esposizione alle sigarette, esposizione all'inquinamento, esposizione ad alimentazione errata, che agiscono come moderatori o modulatori sul rischio di sviluppare un tumore. Succede esattamente la stessa cosa per le nostre malattie. Hanno una base biologica, una base genetica, ma ci sono tutta una serie di moderatori o modulatori che derivano appunto dall'ambiente dove una persona cresce e dall'ambiente dove una persona vive, che fa parte della malattia. Pensare di curare una malattia senza curare la persona non fa il bene dei nostri pazienti. Quindi da una parte non si può pensare di curare un'infezione batterica semplicemente occupandoci di aspetti più strettamente psicologici o sociali dei nostri pazienti, anche se anche quelli chiaramente hanno una funzione anche nella microbiologia, perché se il paziente non ha i soldi, non ha l'organizzazione, non ha il modo per andare a prendere l'antibiotico non funziona, ma allo stesso tempo cercare di capire che il 90% del miglioramento dalle nostre malattie viene da sistemi endogeni. Anche nelle infezioni batteriche, il batterio che sia l'antibiotico che sia batteriostatico o battericida ferma l'infezione, ma per dar modo al sistema immunitario di ripartire e funzionare. Nelle nostre malattie, anche quando noi si fa un intervento farmacologico, questo deve essere integrato così come l'antibiotico deve essere integrato con tutte quelle attività che permettono all'organismo di funzionare al meglio e alla persona di funzionare meglio nel suo ambiente. Quindi da una parte noi bisogna sì garantire il miglior trattamento che la scienza permetta, ma non dimenticare di avere di fronte delle persone, non dimenticare che la relazione che noi abbiamo con il paziente è parte della cura, non dimenticare che curiamo dei pazienti e non curiamo delle malattie, non dimenticare che i nostri ospedali, i nostri servizi, prima di essere aziende ospedaliere, sono ospedali, curano la persona, curano le persone che soffrono, non dimenticare il legame che noi abbiamo con i nostri pazienti e che la stessa medicina funziona in modo diverso se viene data da una persona che stabilisce un legame più forte. E io vedo delle persone che magari sono grandi scienziati ma riescono ad avere un legame stupendo con i loro pazienti, vedo delle persone che magari sono dei grandi teorici della necessità di vissuti, riabilitazioni, eccetera, e poi non si legano con i pazienti e magari finiscono la guardia alle 7 e lasciano il paziente nel mezzo di strada e viceversa. Quindi i nostri servizi sono fatti di persone, indipendentemente dall'area di specializzazione, e uno meglio specializzato in una zona, in un'area più che vede quella come l'area principale, questo fa parte della natura umana, per quanto dobbiamo sforzarci per apprezzare tutti gli altri interventi diversi da quello dove ognuno di noi è specializzato, che vengano offerti ai nostri pazienti, ma ricordiamoci che i nostri servizi sono fatti dalle persone e hanno a che fare con le persone, e quindi noi non possiamo parlare di una malattia, di un recettore, di un farmaco senza tener presente che abbiamo davanti una persona con le sue speranze, con le sue delusioni, con le sue incertezze, con le sue paure, perché altrimenti non si riesce a ottenere i risultati dei nostri trattamenti se si pensa di averci a che fare semplicemente con una coltura cellulare. Non dico neanche con un animale da laboratorio, perché anche con gli animali da laboratorio, quando si facciano degli esperimenti, possibilmente senza farli soffrire, ma è necessario comunque rispettare anche le loro vite. Non posso aggiungere una parola, devo dire che ti ringrazio. Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Alla prossima, ciao! Sto.